Benvenuti al Planet Spin Podcast, lo spazio dove analizziamo in profondità le tecniche e le attrezzature che, insomma, fanno la differenza in pesca. Oggi abbiamo davanti un argomento caldissimo, direi, di quelli che stanno cambiando un po' le regole del gioco per tanti pescatori. Overstrolling e mid-strolling. Un argomento davvero affascinante. Sembrano tecniche del futuro, sai, legate a doppio filo con i sonar, ma in realtà sono un'evoluzione di concetti che esistono da un sacco di tempo, specialmente in Giappone. Esatto, e per fare chiarezza, abbiamo messo insieme tutte le informazioni che abbiamo trovato sul sito planetspin.it e sul canale YouTube di Planet Spin, che hanno, direi, sviscerato questi temi in modo incredibile. La nostra missione oggi è proprio distillare l'essenza di queste due tecniche. Non solo il come, ma direi soprattutto il perché funzionano. Partiamo da un problema che conosciamo tutti, no? I pesci sono sempre più furbi, hanno visto di tutto. Come facciamo a presentargli qualcosa di nuovo, di irresistibile? È proprio questa la domanda a cui rispondono. Sono due filosofie, diciamo, diverse per risolvere lo stesso problema. L'overstrolling è il bisturi del chirurgo, precisione assoluta su un pesce che hai già localizzato. Il mid-straining, invece, è un approccio un po' più di ricerca, ma con un linguaggio che i pesci non sono ancora abituati a decifrare. Entrambe si basano su movimenti che rompono gli schemi. Perfetto. Allora, iniziamo dal bisturi. L'overstrolling. Nei video di Planet Spin viene definita una tecnica di ultrafinezza. Spieghiamo bene cosa significa. Non è solo usare fili sottili, vero? Assolutamente no. L'ultrafinezza qui sta nel controllo, nella presentazione. L'idea è far stazionare un'esca siliconica in un punto precisissimo della colonna d'acqua, esattamente dove si trova il pesce, e animarla con movimenti quasi impercettibili. L'esca non deve avanzare verso di noi, deve librarsi, over, appunto, sul posto. O cadere con una lentezza esasperante, con un movimento a spirale. È una specie di teatro, non è un recupero. È un cambio di mentalità totale. Di solito pensiamo a lanciare e recuperare, punto. Qui invece si tratta di arrivare sul bersaglio e inscenare un dramma in miniatura. Immaginiamo la scena. Vediamo un grosso pesce sospeso a mezz'acqua sul sonar. Un crank non ci arriva alla giusta profondità, un jig cade troppo veloce. È qui che entra in gioco. È lo scenario perfetto. E il cuore di questa messa in scena è l'innesco. Come si vede bene nei tutorial di Planet Spin, il dettaglio che fa tutta la differenza è l'amo con l'occhiello a 90 gradi. Ecco, questo è un punto cruciale. A prima vista sembra un dettaglio da maniaci, ma in realtà è il motore di tutto. Se usassimo un amo con l'occhiello dritto, il classico amo da worm, cosa succederebbe? Ogni colpetto di cimino tirerebbe il muso dell'esca verso l'alto, rovinando l'assetto orizzontale. Hai centrato il punto. Perfettamente. L'occhiello a 90 gradi trasforma un impulso verticale, cioè il nostro colpetto di canna, in uno scarto laterale, orizzontale. L'esca sbanda a destra e sinistra, ma rimane lì. Poi si aggiunge un piccolo inserto in tungsteno, un nail weight, nel muso dell'esca. Questo peso non serve tanto per affondare quanto per bilanciare l'esca e farla cadere in modo erratico, quasi roteando su se stessa. È la famosa spirale della morte, un movimento che imita alla perfezione un pesciolino in fin di vita. Una preda facilissima, nessun predatore può ignorarla, credo. È così innaturale e al tempo stesso così irrealistico che i pesci spesso si avvicinano lentamente. La studiano per secondi che sembrano interminabili e poi la aspirano con una delicatezza disarmante. E proprio per questa delicatezza la scelta dell'esca è fondamentale. Non tutte le esche funzionano, Servono esche che abbiano un certo corpo, ma che siano anche morbide, capaci di muoversi con sollecitazioni minime. I grandi classici, che Planet Spin ha testato a fondo, sono esche come lo Yamamoto Senko da 4 pollici, un'esca che, insomma, ha fatto la storia e che qui trova una nuova vita. Il suo rapporto sale-plastica gli dà una caduta unica. Oppure il RoboWorm Sculpin, un'altra esca quasi mitologica, che per fortuna è tornata in produzione. Ha una forma e una consistenza che la rendono perfetta per fluttuare e reagire al minimo tremolio del cimino. Ma non solo esche a forma di pesciolino, giusto? Si sta sperimentando anche con altro. Sì, l'evoluzione è continua. Le soft jerkbait minute come lo Zoom Super Fluke Junior sono eccellenti. Hanno una pancia piatta che le aiuta a planare lentamente.
E ultimamente si stanno ottenendo risultati incredibili con piccoli gamberi. Innescati in questo modo, planano all'indietro verso il fondo in un modo ipernaturale, esattamente come farebbe un gambero vero in fuga. C'è un problema pratico però. Quel piccolo nail weight a volte si sfila, specialmente dopo qualche cattura, e l'assetto va a farsi benedire. Vero, è il piccolo inconveniente della versione classica. Ma l'industria ha risposto. Sono nati ami specifici, come il Core Tackle Hover Rig, che integrano il peso direttamente nello stelo dell'amo. È una soluzione geniale. Risolve il problema della perdita del peso, funge da fermaesca per non rovinare la gomma e garantisce un assetto perfetto a ogni lancio. Semplifica la vita. Ok, quindi l'overstrolling è precisione, lentezza, un'azione quasi ipnotica su un singolo punto. Ma se i pesci sono più attivi o più sparsi, coprire acqua in quel modo è impossibile. Immagino che sia qui che entra in gioco suo cugino, il mid-strolling. Esattamente. Se l'overstrolling è una tecnica verticale e statica, il mid-strolling è una tecnica orizzontale, dinamica. Nasce per sondare la mezza acqua, la mid-water column, da cui il nome. È sempre una tecnica finesse, ma ci permette di coprire più acqua e di usare un'attrezzatura leggermente più potente. È più facile, diciamo, restare in contatto con l'esca, si percepisce meglio cosa sta facendo. Il concetto di base però cambia radicalmente. Non parliamo più di una spirale della morte. L'azione è completamente diversa. Qui l'azione chiave è il rollio, un dondolio, un'oscillazione sul proprio asse. A differenza di un classico swimbait, dove l'azione è data dal colpo di coda, qui l'esca intera oscilla da un lato all'altro. Il tutto avviene durante un recupero costante ma animato da un continuo e leggero tremolio del cimino. E questo per un pesce è un segnale totalmente nuovo. Sono abituati a vedere code che scalzano, a sentire le vibrazioni di un crankbait, ma un'esca che avanza dondolando in quel modo è una frequenza, un disturbo nell'acqua che non hanno ancora associato al pericolo. È come parlare una lingua che non capiscono, ma da cui sono irresistibilmente attratti. Proprio così. È un'azione che imita un pesce foraggio che nuota svogliatamente o che è un po' disorientato, una preda facile. E anche qui l'innesco è determinante. Si abbandona l'amo da worm e si passa alle testine piombate, le jighead. Ma non una jighead qualsiasi. Deve avere l'occhiello a 90 gradi di nuovo. La fisica non mente. È sempre lei a dettare le regole del movimento. Sempre. Quell'occhiello a 90 gradi permette alla testina di agire come il perno di un pendolo. Il tremolio della canna si trasferisce alla testina, che innesca il rollio su tutta l'esca. Le grammature sono più importanti qui. Si va dai 3,5 grammi fino a superare i 10, a seconda della profondità e dell'esca. Di fatto, questa è una rivisitazione moderna e più raffinata del Damiki Rig, una montatura che mieteva vittime nei tornei americani molto prima dei Sonar Live. E le esche? Immagino che esche con un profilo particolare possano accentuare questo rollio. Esatto. I lati dell'esca diventano fondamentali. Esche con i fianchi piatti o con una sezione particolare massimizzano l'effetto. Per le presentazioni più piccole, esche come il Damiki Armor Shed o Log Farmer Spunk Shed da 3,5 pollici sono perfette, nascono per questo. Ma la bellezza del mid-strolling è che si può applicare anche a esche più grosse, per cercare il pesce di taglia. E qui entrano in gioco pezzi da 90. Nei test di Planet Spin si parla molto bene del Crash City Freeloader, che ha proprio dei lati molto piatti che lo fanno sbandare vistosamente. E poi c'è lui, il re indiscusso, il Depths Sakamata Shad. Lo Sakamata Shad è considerato da molti la migliore esca da mid-strolling al mondo. Ha una forma, una densità e delle appendici laterali che, abbinate alla giusta jigad, producono un rollio e degli scarti laterali che sono semplicemente pazzeschi. Ha una capacità di attrarre i pesci da grande distanza che ha pochi eguali. Bene, abbiamo definito le due filosofie, gli inneschi, le esche. Adesso, l'attrezzo del mestiere, la canna. È chiaro che serve un'attrezzatura specifica e la parola d'ordine in entrambi i casi mi sembra sia spinning. Obbligatorio, direi. È quasi impossibile imprimere quel tipo di microvibrazioni continue con il polso usando una canna da casting, che richiede il movimento di tutto l'avambraccio. Con lo spinning si ha la sensibilità e la gestualità necessarie. Partiamo dall'attrezzatura per l'overstrolling. Qui la leggerezza è tutto. Si lanciano esche che pesano pochissimi grammi. Qui serve una canna lunga, parliamo di misure tra i 2,20 e i 2,30.
La lunghezza aiuta in due cose. Primo, a lanciare a distanza esche quasi impalpabili. Secondo, a gestire meglio la lenza in eccesso. Questo ci permette di animare l'esca quasi in verticale sotto di noi. La potenza deve essere light o addirittura ultra light, con una cima molto molto sensibile. E il mulinello? Immagino serva una frizione impeccabile. Cruciale. Mulinelli di taglia piccola, 2000 o 2500, ma di ottima qualità. Combatteremo pesci importanti con fili sottilissimi, quindi la frizione deve essere fluida, senza impuntamenti. Parliamo di fluorocarbon diretto, da 4 o 6 libre. Oppure, per massimizzare la sensibilità e il lancio, un trecciato molto sottile, da 6 o 8 libre, con un lungo finale in fluorocarbon. Passiamo al mid-strolling. L'attrezzatura si irrobustisce un po'. Sì, leggermente. La canna si accorcia un po', siamo tra i 2 metri e i 2,10. Una canna più corta offre un controllo più preciso, per impartire quel tremolio costante e per gestire testine più pesanti. La potenza sale a medium light o medium, a seconda del peso dell'esca. I mulinelli rimangono gli stessi, ma cambia il filo, immagino. Esatto. Le taglie 2000 o 2500 vanno ancora benissimo, ma il filo deve essere più robusto. Qui la scelta quasi unanime è trecciato più finale in fluorocarbon. Il trecciato garantisce sensibilità a distanza sul recupero e il finale, che può andare dalle 7 alle 12 libre, garantisce l'invisibilità e la giusta resistenza all'abrasione. Ok, facciamo un riassunto per fissare bene i concetti. Hover strolling. Tecnica chirurgica quasi statica per un bersaglio preciso. L'azione chiave è una caduta lenta a spirale o una danza sul posto e richiede attrezzatura ultraleggera e tanta pazienza. Perfetto. Mid-strolling. Tecnica più dinamica, di ricerca, per coprire la mezza colonna d'acqua. L'azione chiave è un rollio costante, ipnotico, durante il recupero. L'attrezzatura è leggermente più potente e anche più versatile. Un punto più mi sembra fondamentale e che emerge chiaramente da tutto il materiale di Planet Spin è che, sebbene queste tecniche siano esplose con i sonar di ultima generazione, non sono una loro esclusiva. Funzionano a prescindere. Questo è il messaggio più importante. La tecnologia aiuta a localizzare il pesce, ma non lo cattura. La tecnica sì. Questi sono approcci letali ogni volta che si intuisce la presenza di pesci sospesi, apatici o molto pressati. Anche pescando alla cieca su strutture note, come piloni, alberi, salti di profondità. Sono due armi nuove, potentissime, da aggiungere al proprio arsenale. E questo ci porta a una riflessione finale. Abbiamo parlato di come il segreto del successo di queste tecniche sia a presentare un movimento inedito, un linguaggio diverso. Esatto. E questo dovrebbe farci riflettere. Quante altre tecniche classiche potrebbero essere reinventate o potenziate, semplicemente cambiando il tipo di azione che imprimiamo? Pensiamo al rollio del mid-strolling. Come potremmo trasferire quel concetto ad altre esche, magari a un grab, a un piccolo shad, per dare ai pesci qualcosa che non si aspettano? La vera innovazione, a volte, non è nell'esca nuova, ma nel nuovo modo di usare quella che abbiamo già. Una domanda interessante da portarsi dietro la prossima volta che si va in barca.